Lezione 1. L'idea della cooperativa. Hai mai pensato a quanto tempo in più potremmo avere se facessimo un tirocinio invece di frequentare la scuola a tempo pieno? Devo ammettere che sembra intrigante. Come funzionerebbe esattamente? Beh, potremmo dividere il nostro tempo tra lavoro e scuola. Immagina di acquisire esperienza nel mondo reale mentre continui a imparare. Sembra davvero allettante. Ma cosa succede se ci lasciamo distrarre troppo dal mondo reale? Immagino che le distrazioni siano un pericolo. Pensa solo alle pause caffè che potremmo fare. Pause caffè? Ora parli la mia lingua. Esatto. Potremmo anche tenere riunioni bevendo un caffè. Così l'apprendimento sembrerebbe meno un peso. Lo vedo già. Benvenuti al Coffee Club of Knowledge. E il nostro motto potrebbe essere, sorseggiando e studiando. Fantastico. Ma cosa succede se il caffè è troppo forte? Allora potremmo sorseggiare e zoomare. Oppure sorseggiando e bevendo. Sento già gli effetti della caffeina. Successivamente, mentre studieremo l'algebra, negozieremo accordi con i fornitori di chicchi di caffè. Chi avrebbe mai pensato che la matematica potesse portare alla creazione di un impero del caffè? Immaginate le possibilità. Potremmo persino insegnare agli altri come bilanciare equazioni e caffè espresso. Mi piace. Un corso sulla matematica della birra perfetta. E vorremmo includere una sezione di laboratorio per esperienze pratiche di birrificazione. Ora lo vedo. Impara a preparare la birra mentre la prepari. La nostra cooperativa potrebbe rivoluzionare l'istruzione così come la conosciamo. O almeno rendilo più delizioso. Ne sono convinto. Proponiamo questa idea ai nostri insegnanti. Sì, prepariamo un po' di entusiasmo. Chissà. Potremmo anche dare il via a una nuova tendenza. Lezione 2. Organizzazione di una cena. Credo che dovremmo dividerci i compiti per la nostra cena. Come possiamo organizzarci? Posso occuparmi degli antipasti e delle bevande. Ho delle idee deliziose. Sembra fantastico. Che antipasti hai in mente? Ho pensato di preparare bruschette e funghi ripieni. Sono sempre un successo. Ottima scelta. Allora mi occuperò del piatto principale. Che ne dici di preparare un pollo arrosto? Il pollo arrosto sembra delizioso. Vuoi aggiungere un condimento speciale? Assolutamente sì. Ho un mix di spezie segreto che lo renderà irresistibile. Sono incuriosito. Cos'altro pensi di servire con il pollo? Stavo pensando a purè di patate all'aglio e verdure al vapore. Semplici ma deliziosi. Perfetto! Si sposa benissimo con il pollo. Spero che i nostri ospiti apprezzino l'impegno che stiamo mettendo in questo progetto. Certamente. Chi non ama un pasto ben cucinato? A proposito, come gestirai le bevande? Ho intenzione di servire una selezione di vini rossi e bianchi. Potrei anche preparare un cocktail speciale. Un cocktail esclusivo? Ora hai alzato l'asticella. Sì, immagino un mojito rinfrescante. Sarà un successone.
Immagino già i nostri amici che si godono i drink mentre aspettano il cibo. E spero che gli antipasti piacciono tanto quanto a me. Con le tue capacità, non ho dubbi che saranno un successo. Grazie. Farò in modo che siano presentati anche in modo impeccabile. La presentazione è fondamentale. Non dimentichiamoci di creare l'atmosfera giusta con un po' di musica. Assolutamente sì. Una bella playlist migliorerà l'atmosfera. Credo che siamo sulla buona strada per organizzare una serata memorabile. Davvero? Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Terminiamo i preparativi e prepariamoci a stupire i nostri ospiti. Lezione 3. L'esperienza del colloquio. Com'è andato il colloquio? È andata benissimo. Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Questa è una notizia fantastica. Cosa l'ha resa così piacevole? L'intervistatore è stato molto amichevole. Sembrava più una conversazione che un interrogatorio. Capisco cosa intendi. Preferisco un'atmosfera rilassata durante i colloqui. Esatto. Permette di esprimere liberamente le proprie idee. Hai risposto a tutte le domande senza esitazione? La maggior parte di loro sì. C'era però una domanda spinosa. Cos'era? Sono curioso di saperlo. Hanno chiesto, qual è la tua più grande debolezza? Ah, la classica domanda. Come hai risposto? Ho detto che la mia più grande debolezza è che sono troppo attento ai dettagli. Questa è una risposta intelligente. Dimostra che tieni alla qualità. Grazie. Pensavo fosse una risposta sicura. Certamente. Ho detto che la mia più grande debolezza è l'amore per gli spuntini. Snack. Questo sì che è unico. Come hanno reagito? Risero e dissero che apprezzavano l'onestà. Fantastico. L'umorismo può essere un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Certo. Rende il colloquio meno teso. Ti sei mai sentito nervoso? Un po', ma mi sono ricordato di respirare profondamente. La respirazione è essenziale. Ho provato le mie risposte in anticipo. Mossa intelligente. La preparazione è la chiave del successo. Mi sentivo sicuro perché avevo fatto i compiti. Devo ricordarmelo per il mio prossimo colloquio. Sì, la pratica rende perfetti. Non vedi l'ora di ricevere loro notizie? Assolutamente sì. Non vedo l'ora di scoprire se verrò selezionato. Ho un buon presentimento. Grazie. Il vostro sostegno è molto importante per me. Festeggeremo insieme se otterrai il lavoro. Sembra un'idea geniale. Un gelato, forse? Sarà gelato. Non vedo l'ora. Lezione 4. Dare potere alle atlete. Sono entusiasta della nostra iniziativa a sostegno dell'atletica femminile. È ora di agire.
Assolutamente. Dobbiamo concentrarci sui programmi di atletica leggera, tennis e softball. Questi sport hanno un potenziale di crescita incredibile. Da dove possiamo cominciare? Propongo di organizzare un evento di raccolta fondi. Potrebbe attirare attenzione e sostegno. Un evento di raccolta fondi sembra perfetto. Quali attività dovremmo includere? Forse potremmo organizzare una corsa divertente per la squadra di atletica leggera. Promuoverebbe la forma fisica e il senso di comunità. È un'idea geniale. Una corsa divertente attirerebbe sicuramente più partecipanti. Inoltre, potremmo organizzare un torneo di tennis. La competizione amichevole unisce sempre le persone. Immagino già l'entusiasmo sui campi. E il programma di softball? Per il softball, potremmo organizzare un corso di abilità. Aiuterebbe le ragazze a migliorare il loro gioco. Un corso di formazione professionale è un ottimo modo per coinvolgere la comunità. Come possiamo promuovere i nostri eventi? I social media sarebbero uno strumento potente. Dovremmo creare post accattivanti per attirare l'attenzione. Sono d'accordo. Potremmo anche rivolgerci alle aziende locali per ottenere delle sponsorizzazioni. Sì, le aziende locali spesso desiderano sostenere le iniziative della comunità. È una situazione vantaggiosa per tutti. Vedo già l'impatto positivo. Ispireremo molti giovani atleti. Questo è l'obiettivo. È fondamentale dare potere alle ragazze attraverso lo sport. Immaginate la sicurezza che acquisiranno partecipando a questi programmi. E le amicizie che si formeranno lungo il cammino. Lo sport crea legami duraturi. Esatto. Dobbiamo dare risalto al lavoro di squadra e alla leadership nei nostri messaggi. Incoraggiamo anche i genitori a partecipare. Il loro sostegno è fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. Insieme possiamo creare un movimento potente. Sono entusiasta di ciò che possiamo realizzare. Questa iniziativa farà la differenza. Iniziamo questo viaggio per dare potere alle atlete. Lezione 5. Università vs. Community College. Sembra che molti studenti considerino l'università più divertente del community college. È vero, molti credono che l'università offra una vita sociale più vivace. Esatto. Spesso pensano di potersi godere feste ed eventi senza preoccupazioni immediate. È interessante come questa percezione influenzi le loro scelte. Mi chiedo se si rendano conto che frequentare un college comunitario può anche essere divertente. Può darsi. Spesso i community college propongono anche attività e club divertenti. Molti studenti trascurano queste opportunità e si concentrano esclusivamente sull'esperienza universitaria. Forse è il fascino di vivere nel campus ad attrarli. Vivere nel campus ha sicuramente i suoi vantaggi. Spuntini notturni e incontri spontanei. E non dimentichiamo la libertà. Gli studenti possono stabilire i propri orari. Questa libertà, però, può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Come mai? Alcuni potrebbero avere difficoltà a gestire il tempo e perdere le lezioni. È un punto valido. Possono divertirsi ma trascurare lo studio.
Nel frattempo, gli studenti dei community college devono spesso conciliare lavoro e lezioni. Sì, spesso si concentrano sulle competenze pratiche e sulla preparazione al lavoro. Anche i community college possono fornire una solida base per gli studi futuri. Esatto. Molti studenti si trasferiscono all'università dopo aver completato la laurea. E spesso lo fanno con meno debiti. Questo è un vantaggio significativo. Sì, gli studenti dovrebbero considerare i loro obiettivi a lungo termine prima di decidere. Sono d'accordo. Il divertimento è importante, ma lo è anche la qualità dell'istruzione. Forse dovremmo promuovere in modo più efficace i benefici dei community college. È un'idea geniale. Mettere in risalto sia il divertimento che l'istruzione potrebbe attrarre più studenti. Sì, potremmo contribuire a cambiare la percezione che si ha dei community college. Insieme possiamo fare la differenza. Chi ha detto che l'istruzione non può essere divertente? Esatto, imparare può essere divertente in qualsiasi ambiente. Diffondiamo la notizia e incoraggiamo gli studenti a esplorare tutte le loro opzioni. Lezione 6. L'incontro con l'orso. Non crederai a cosa è successo durante la mia escursione di ieri. Oh wow, sembra intrigante. Cosa hai scoperto? Ho incontrato un orso nero sul sentiero. È stata un'avventura incredibile. Un orso? È emozionante e terrificante allo stesso tempo. Cosa hai fatto? All'inizio mi sono bloccato. Pensavo di essere in un documentario sulla fauna selvatica. Sembrava amichevole o era pronto a caricare? Non sembrava amichevole. Stava frugando tra i cespugli, ignaro della mia presenza. È snervante. Come hai fatto a mantenere la calma? Mi sono ricordato di quello che avevo imparato, non correre e non fare rumore. Così ho iniziato a parlargli. Parlare con un orso? Questa sì che è una strategia interessante. Cosa hai detto? Dissi, ciao, signor orso. Sono solo di passaggio. Spero che ti abbia capito. Ti ha fatto attenzione? Con mia sorpresa, alzò la testa e mi guardò. Pensai di svenire. Cosa è successo dopo? Hai tentato di scappare? Niente affatto. Mi allontanai lentamente, continuando a parlare. Non volevo spaventarlo. Mossa saggia. Gli orsi possono essere imprevedibili. Esatto. Dopo qualche istante, perse interesse e continuò a cercare cibo. Uff, sembra una decisione difficile. Come ti sei sentito dopo? Ho provato un misto di sollievo ed euforia. Non avevo mai visto un orso da vicino prima. Questa sì che è una storia da raccontare. Probabilmente mi sarei messo a urlare. Ci sono quasi riuscito. Ma mi sono ricordato del mio allenamento. Dovresti essere orgoglioso del tuo coraggio. Non tutti lo gestirebbero bene. Grazie. Credo che mi servirebbe una maglietta con la scritta "Ho sono sopravvissuto all'incontro con un orso". Sarebbe un ottimo spunto di conversazione. Potrei indossarlo durante la nostra prossima escursione.
Nel caso incontrassimo un altro orso. Speriamo di no. Forse dovremmo limitarci a percorsi meno avventurosi. Sono d'accordo. Ma devo ammettere che è una storia fantastica. Lezione 7. Pianificazione intelligente. Devo dire che organizzare un viaggio può rivelarsi un'avventura. Esatto. Hai mai provato a pianificare in anticipo il tuo itinerario? Io non l'ho fatto, ma ho sentito dire che è una strategia intelligente. Certamente. Fa risparmiare tempo e riduce lo stress. Sembra logico. Cosa mi suggerisci di includere nel mio piano? Per prima cosa, identifica tutti i luoghi che vuoi visitare. Ha senso. Quindi dovrei disporli in ordine logico? Esatto. Aiuta a evitare di tornare indietro. Capisco. Quanto tempo ci vuole in ogni luogo? Ottima osservazione. Stimare i tempi ti aiuta a rimanere sulla buona strada. Dovrei considerare anche le condizioni del traffico? Assolutamente sì. Il traffico può essere imprevedibile, soprattutto nelle ore di punta. Lo terrò sicuramente a mente. Hai altri suggerimenti? Sì, avere sempre un piano di riserva. Un piano di riserva? Sembra una buona idea. Sì, le cose non vanno sempre come previsto. Apprezzo il tuo consiglio. Mi sento già più preparato. Sono felice di sentirlo. Pianificare può essere divertente. Sembra proprio di sì. Ora mi godrò molto di più questo processo. Ce la farai! Ricorda solo di rimanere flessibile. Capisco che la flessibilità è fondamentale. Esatto! Ora godiamoci questo caffè mentre pianifichiamo i nostri itinerari. Un'idea perfetta. Rendiamo questo viaggio indimenticabile. Lezione 8. Avventure di degustazione. Hai mai assaggiato le prelibatezze locali? No, non l'ho fatto. Cosa mi consigli? Suggerisco di iniziare con la frutta fresca. È davvero deliziosa. Sembra invitante. Che tipo di frutta contengono? Hanno frutti esotici come il frutto del drago e il litchi. Li hai mai assaggiati? Li ho visti solo in foto. Mi piacerebbe provarli. Fantastico! Cerchiamo un venditore che li venda. Guarda, c'è uno stand laggiù. Andiamo? Sì, avviciniamoci allo stand e chiediamo un campione. Sono emozionato. Il modo migliore per decidere è campionare. Esatto. Potresti trovare un nuovo frutto preferito oggi. Spero di sì. Cos'altro dovremmo approfondire? Anche i dolci locali sono assolutamente da provare, noti per i loro sapori unici. Davvero? Che tipo di gusti offrono? Hanno di tutto, dalla lavanda al cardamomo. Davvero avventuroso, vero? Assolutamente. Mi incuriosisce il sapore di lavanda.
Chiediamo consiglio al fornaio. Ottima idea! Non vedo l'ora di assaggiarli. Eccoci qui. Facciamo in modo che questa sia un'avventura deliziosa. Sì, sono pronto per un viaggio culinario. Insieme scopriremo il meglio che questo mercato ha da offrire. Sono emozionato. Immergiamoci in questa esperienza gastronomica locale. Dopo la degustazione, potremo condividere i nostri preferiti con gli altri. Lezione 9. L'arte di cucinare con i coltelli in ceramica. Di recente ho comprato un set di coltelli in ceramica. Sono davvero notevoli, sai. Davvero? Ho sentito dire che sono resistenti e rimangono affilate più a lungo. È vero? Assolutamente sì. Li ho usati diverse volte e sono rimasto colpito dalle loro prestazioni. Sembra fantastico. Come si confrontano con i tradizionali coltelli in metallo? Beh, sono più leggeri, il che rende il taglio delle verdure molto più semplice. Sembra quasi senza sforzo. Posso immaginarlo, ma hanno bisogno di cure particolari. Sì, vanno maneggiati con cura. Non sono così clementi come i coltelli di metallo se cadono. Ha senso. Immagino che si debba essere cauti. Come si gestiscono gli ingredienti più tenaci? Sorprendentemente bene. Ieri ho tritato un po' di zucca ed è stato un gioco da ragazzi. Davvero impressionante. Spesso ho difficoltà con le verdure più dure. Dovresti assolutamente provarli. Rendono la cucina più piacevole. Mi piacerebbe molto. Pensi che potrei usarli anche per affettare il pane? Lo sconsiglierei. Il loro design è più adatto a frutta e verdura. Buono a sapersi. Non vorrei rovinare un set di coltelli così bello. Esatto. Non sono solo utensili, sono vere e proprie opere d'arte in cucina. Capisco perché ne sei entusiasta. Sembra un investimento valido. Davvero. E poi rendono la mia esperienza in cucina molto più divertente. Lezione 10. L'arte perduta della conversazione. Mi mancano decisamente i tempi in cui le persone si impegnavano davvero nelle conversazioni. Condivido questo sentimento. Sembra che tutti siano incollati allo schermo. Esatto. Ricordi quando parlavamo per ore senza distrazioni? Sì, quelli sono stati i momenti migliori. Le conversazioni sembravano più significative. È un peccato che i social media abbiano preso il sopravvento. In effetti sì. Tuttavia, possiamo far rivivere l'arte della conversazione. Come proponi di farlo? Cominciamo col mettere via i telefoni durante le nostre chat. Un'idea geniale. Sono completamente d'accordo. Ottimo! Quale argomento dovremmo discutere per primo? E che dire dell'importanza della comunicazione faccia a faccia? Ottima scelta! Crea legami più forti, non è vero? Assolutamente. Mi sento più coinvolto quando vedo le espressioni di qualcuno.
Anch'io. Il linguaggio del corpo dice molto. Certamente. E le capacità di ascolto? Ascoltare è fondamentale. Dimostra che diamo valore ai pensieri dell'altra persona. Sono d'accordo. Rende le conversazioni molto più ricche. Hai notato quanto spesso le persone si interrompono a vicenda? Sì. È piuttosto fastidioso. Lo è davvero. La pazienza è la chiave per una buona conversazione. Non avrei potuto dirlo meglio. Forse dovremmo esercitarci insieme. Mi piacerebbe molto. Sfidiamoci a vicenda. Che ne dici se ogni settimana discutessimo di un argomento a caso? Un'idea meravigliosa. Sono già emozionato. Anch'io. Riportiamo in auge la gioia della conversazione. Non vedo l'ora di vedere come si evolveranno le nostre discussioni. Lezione 11. Scoperta della destinazione. Sono entusiasta del nostro imminente viaggio su strada. Sembra fantastico. Ci sono città specifiche che consigli? Assolutamente sì. Ho sentito cose meravigliose su una pittoresca cittadina chiamata Asheville. Asheville. Cosa la rende così speciale? È nota per le sue splendide viste sulle montagne e per la vivace scena artistica. Sembra davvero invitante. Ci sono attrazioni locali? Sì. Ci sono bellissimi sentieri escursionistici e gallerie d'arte da esplorare. Adoro fare escursioni. Sarebbe un modo fantastico per godersi la natura. Esatto. Inoltre, gli artisti locali espongono spesso le loro opere all'aperto. Sembra delizioso. E per quanto riguarda le opzioni culinarie? La città è famosa per i suoi ristoranti che propongono prodotti a 0 chilometri. Apprezzo il cibo fresco. Devo assolutamente provare la cucina locale. Non rimarrete delusi. Propongono piatti stagionali strepitosi. Posso già immaginare i sapori deliziosi. Ci sono altre città da prendere in considerazione? Che ne dici di visitare una città costiera come Bayview? Bayview sembra incantevole. Cosa possiamo fare lì? Potrete rilassarvi sulla spiaggia e praticare sport acquatici. Sembra il modo perfetto per rilassarsi. Ci sono anche graziosi caffè proprio sulla riva. Mi immagino mentre sorseggio un caffè con vista sull'oceano. Esatto. È il posto ideale per rilassarsi e divertirsi. Sono convinto. Aggiungiamo entrambe le città al nostro itinerario. Ottima idea. Questo viaggio sarà indimenticabile. Lezione 12. L'arte della comprensione. Hai mai pensato che ognuno percepisce le cose in modo diverso? Assolutamente. È affascinante come le nostre esperienze plasmino i nostri sentimenti. Esatto. A volte mi chiedo cosa passi nella mente di un'altra persona. Questa è una domanda profonda. È come un mistero in attesa di essere risolto. Esatto. Spesso diamo per scontato che gli altri la pensino come noi.
Sì, ma non è sempre così. Ogni persona ha la sua storia. Come possiamo comprendere veramente ciò che sta vivendo un'altra persona? Ascoltare attivamente è un ottimo inizio. Dimostra che ci preoccupiamo dei loro sentimenti. Sono d'accordo. Fare domande aperte può rivelare molto di più. Sì, incoraggia l'altra persona a condividere liberamente i propri pensieri. A volte ho la sensazione di non sapere come porre le domande giuste. È comprensibile. Ci vuole pratica per diventare un buon comunicatore. Cosa succede se qualcuno non vuole condividere i propri sentimenti? Dobbiamo rispettare i loro limiti. Ognuno si apre al proprio ritmo. Questo è un consiglio saggio. La pazienza può portare a legami più profondi. Esatto. La comprensione richiede empatia e tempo. È straordinario quanto possiamo imparare gli uni dagli altri. Sì, ogni conversazione può essere una finestra su un altro mondo. Mi piace scoprire nuove prospettive. Arricchisce la mia vita. Anch'io. Continuiamo a praticare quest'arte della comprensione. Assolutamente sì. Insieme possiamo creare un mondo più empatico. Lezione 13. Espressioni creative. Fantastico. Mi piace dipingere e disegnare. Davvero? Quale stile ti piace di più? Adoro l'impressionismo. Cattura le emozioni in modo meraviglioso. L'impressionismo è affascinante. Ammiro l'uso del colore. Grazie. E tu? Che tipo di fotografia ti piace? Sono particolarmente attratto dalla fotografia naturalistica. Fotografia naturalistica. Sembra fantastico. Sì, adoro catturare paesaggi e animali selvatici. Hai un luogo preferito per le tue fotografie? Le montagne sono le mie preferite. I panorami sono mozzafiato. Immagino. Hai mai pensato di combinare pittura e fotografia? È un'idea interessante. Come funzionerebbe? Potresti usare le tue fotografie come ispirazione per i tuoi dipinti. Mi piace. Aggiungerebbe una dimensione unica al mio lavoro. Esatto. Potresti fondere magnificamente le due forme d'arte. Potrei anche provare. Ti capita mai di fare schizzi partendo da fotografie? Sì, lo faccio. Mi aiuta a migliorare le mie competenze. È un'ottima pratica. Migliora anche l'osservazione. Esatto. Che macchina fotografica usi per le tue fotografie? Io uso una reflex digitale. Offre una grande versatilità. Ho sentito dire che sono eccellenti. Ti piace modificare le tue foto? Sì, certo. L'editing mi permette di migliorare l'atmosfera delle immagini. Ha senso. Aggiungi un tocco personale. Esatto.
Dopotutto, l'arte è tutta una questione di espressione personale. Non potrei essere più d'accordo. Dovremmo collaborare a un progetto un giorno. Sarebbe fantastico. Mi emoziona solo a pensarci. Scambiamoci idee e ispiriamoci a vicenda. Lezione 14. Pianificazione strategica. Credo che l'investimento sia fondamentale prima di apportare qualsiasi modifica al nostro progetto. Giusto. Possiamo anche discutere delle aree specifiche che necessitano di miglioramenti? Certamente. Per prima cosa, dovremmo valutare la nostra attuale strategia di marketing. Giusto. Hai in mente metodi particolari? Penso che dovremmo prendere in considerazione più seriamente i canali di marketing digitale. Il marketing digitale potrebbe raggiungere un pubblico più ampio. Sono d'accordo. Esatto. Le piattaforme dei social media possono essere molto efficaci. E che dire del nostro budget per queste nuove strategie? Dobbiamo allocare i fondi con saggezza per massimizzare il nostro impatto. Sembra prudente. Forse potremmo iniziare con una piccola prova? Una prova pratica ci consentirebbe di testare le nostre idee senza correre rischi particolari. Mi piace questo approccio. Ci fornisce spunti preziosi. Inoltre, dovremmo analizzare le strategie dei nostri concorrenti. Sì, imparare dai loro successi e fallimenti potrebbe guidarci. Assolutamente sì. È fondamentale rimanere informati sulle tendenze del settore. Vogliamo raccogliere alcuni dati e presentarli la prossima settimana? Ottimo piano. Raccoglierò informazioni sui concorrenti. E posso concentrarmi sui potenziali canali di marketing. Perfetto. La collaborazione migliorerà il successo del nostro progetto. Non vedo l'ora di scoprire cosa potremo realizzare insieme. Anch'io. Con un'attenta pianificazione, possiamo apportare cambiamenti significativi. Dobbiamo fare in modo che i nostri investimenti producano risultati positivi. D'accordo. Brindiamo alla pianificazione strategica e al successo futuro. Lezione 15. La forza conta. Ho letto di quante persone soffrono di infortuni dovuti alla debolezza muscolare. È piuttosto preoccupante. Quali sono i tipi di infortuni più comuni? Spesso è correlato alla parte bassa della schiena e alle ginocchia. Muscoli deboli possono portare a un supporto inadeguato. Ha senso. Muscoli forti sono essenziali per la stabilità e l'equilibrio. Esatto. L'allenamento della forza può aiutare a prevenire questo tipo di infortuni. Pensi che tutti dovrebbero integrare l'allenamento della forza nella propria routine? Credo di sì. È utile per persone di tutte le età. E che dire di coloro che si sentono intimiditi dal sollevamento pesi? Si può iniziare con esercizi a corpo libero. Sono molto efficaci. Ottimo punto. Esercizi semplici possono costruire una base solida. Sì. Anche attività come squat e flessioni possono fare la differenza. Immagino che la costanza sia fondamentale. Con quale frequenza ci si dovrebbe allenare?
L'ideale sarebbe iniziare 2 o 3 volte a settimana. Sembra fattibile. E per quanto riguarda lo stretching? Lo stretching è fondamentale. Completa l'allenamento della forza e migliora la flessibilità. Aggiungerò sicuramente più stretching alla mia routine. Noterai i benefici in pochissimo tempo. Apprezzo il tuo consiglio. È sempre bene avere un piano. Promettiamo di motivarci a vicenda in questo viaggio. Assolutamente sì. Insieme possiamo rafforzare il nostro corpo ed evitare infortuni. Ecco a un futuro più sano e più forte.